Cari amiche e cari amici, ben trovati a tutti. Lo so, è strano vedere il mare alle mie spalle, le auto che passano, dice ma è impazzito Andrea, dov'è? Ma questa è una storia che però non comincia qui dal mare, ma è arrivata qua. È un punto di passaggio. Questa storia comincia a Macerata Feltria, pensate voi. Un paesino nell'Appennino, nel preappennino marchigiano, nel Monte Feltro, dove tanti anni fa, più di 120 anni fa, un signore geniale, eccolo qua il cognome, l'avete capito, Cosmi, inventa un semiautomatico strepitoso, operante lungo rinculo di canna, ma possibile da aprirsi come un basculante. È diventato una leggenda, meccanica straordinaria, esportato in tutto il mondo, grande eccellenza italiana, marchio che aveva bisogno di un refresh, diremo oggi. Bene, è arrivato, seguitemi, che adesso andiamo ad incontrare il titolare, vi porto dentro l'azienda dove questi capolavori continuano a essere fatti insieme a tante altre cose. Eccoci qua, per nome di Luca, ciao bello, come stai? Ciao. Il marchio è ripartito, come vi dicevo, è arrivato al mare, ma per ritornare in tutte le foreste, in tutti i posti di natura del mondo. Adesso andiamo a vedere come tutto questo funziona. Luca, guidaci per favore. Prego. Questa è un po' la nuova Cosmi, l'immagine che abbiamo voluto dare alla nostra azienda, quindi abbiamo ricreato un attimino gli ambienti, abbiamo fatto una showroom dove poter accogliere gli amici che vengono a trovarci. Adesso c'è un po' di confusione proprio perché... Sì, siamo qua a lavorare ragazzi, questa è la nostra vita, siamo stati qua, questa è la showroom quando chi arriva in Cosmi, così adesso viene accolto. Quindi un welcome totale e subito atmosfera di caccia, vediamo anatre, vediamo trofei, è il nostro mondo, quello dove noi viviamo, ma qua è dove nascono questi capolavori. Questa invece Andrea è la Cosmi come era abituati a vederli, perché la continuità è uno dei valori fortissimi in cui crediamo, per cui nell'innovazione, perché stiamo facendo tante cose che saremo ben lieti di presentare nei prossimi mesi, ma sempre nel solco della continuità di quelli che sono i nostri valori aziendali, per cui quello che vedevate decenni fa lo trovate ancora sui banchi di lavoro di inizio Novecento. Quindi è la grande manualità, questi sono quelli che io definisco i beni non delocalizzabili ragazzi, perché queste cose le sanno fare solo in Italia, si fanno solo qua, non possono essere portate da nessuna parte, ci vuole una manualità, ci vuole un'esperienza che è molto più che secolare. Ecco, infatti avete visto, siamo passati da una dimensione aziendale, adesso arriviamo in una dimensione artigiana, direi di più artistica, con tutto fatto a mano, da pezzi lavorati dal pieno, con meccaniche straordinarie. Siamo arrivati qua per una ragione particolare ragazzi, stiamo girando tra quelli che tra virgolette si chiamerebbero in una mega industria a reparti, ma in un laboratorio artistico sono qualcosa d'altro, sono i creatori e non siamo qua per caso, perché c'è il signor Cosmi che dà Luca continuità a tutto quello che avete fatto. Cosmi, come andiamo? Bene. Caro, tutto a posto? Bene. Adesso una parte del lavoro qua come è organizzato, ce la puoi raccontare tu? Certo. Qua è un reparto di aggiustaggio. Come avete visto dall'altra parte noi partiamo da un blocco d'acciaio con le macchine Che viene preparato di là. Che viene preparato di là. Poi qua a un certo punto, in base agli ordini che abbiamo, andiamo a assemblare il fucile. La puoi levare che siamo distanziati, va tranquillo. Allora, qua incominciamo, ogni persona è adibita ad aggiustare il particolare del fucile, perché il fucile è completo di 150 pezzi circa in totale, e quindi con dei componenti principali e secondari. Ogni gruppo qua che vede monta dei particolari. Ora qui possiamo vedere, qua c'è il calcista. Qui noi prepariamo, come va spiegato prima, il calcio dall'estero, dalle segherie direttamente, poi con le macchine utensili lavoriamo, facciamo la lavorazione meccanica, che è in pratica il foro del calcio, poi questo qui, il falegname, va a incassare, a assemblare il calcio nella meccanica del fucile. Una volta assemblata la meccanica del fucile viene lavorato esternamente il calcio seguendo appunto le istruzioni che il cliente ci dà. Abbiamo
un programma di lavorazione, praticamente una cartolina che ci sono le misure, ogni cliente ha una sua misura e quindi il fucile nasce con il calcio personalizzato. Quindi ogni fucile è un pezzo unico e irripetibile. Ogni fucile è un pezzo unico, molte volte i clienti vengono direttamente per scegliere anche il colore e la venatura del calcio, perché sono clienti particolari che vogliono avere il fucile proprio personalizzato, quindi la personalizzazione sta oltre nella misura, la misura della canna, del calcio, anche nel scegliere il colore e la venatura del legno, è importante. Poi vedo che ancora lavorate col blutifrustia, Ancora lavoriamo come una volta in sostanza perché lavoriamo artigianalmente. Perfetto, da qua passiamo. All'assemblaggio della meccanica dell'arma in sostanza. Qui arrivano le parti principali, la bascola, il corpo del fucile. Questo signore va a assemblare tutto il meccanismo, come lei vede, nel fucile. Cioè il fucile, prendiamo la bascola, viene presa la bascola e il castello superiore, viene dato un numero di serie, un numero di matricola, viene innamorato e viene numerato. Poi oltre a questo noi andiamo a assemblare tutte le parti interne del fucile. In questo caso abbiamo un fucile particolare, perché vedo che dietro un cinghiale che ci porta a Firenze nell'immaginario. Sì, questa appunto è una scelta che abbiamo fatto noi per il cliente. Questo è un fucile particolare che va a un cliente particolare. Questo oltre il cinghiale in oro, poi abbiamo fatto la tartarugatura della bascola, vede il colore della bascola che rimane in questo modo. Questo è un gruppo di 4 fucili che stiamo facendo in questo modo. Questa è una scelta del signor Gaetti che ha fatto, l'ha disegnato lui completamente. Quindi ed è della vostra carabina questo. Esatto, l'ha presentata ai clienti, alcuni clienti ci sono piaciuti, dice abbiamo preso adesso i primi ordini, che stiamo facendo. E via si va, andiamo a vedere il resto. Altra stazione, dove siamo qua? Altra stazione, qui guardi sta assemblando il serbatoio del fucile. Il serbatoio, si chiama un serbatoio anteriore che noi lo chiamiamo a fusto, il nome in gergo meccanico. Qui questo serbatoio contiene il cane, il dentino, cioè il dente di scatto praticamente, l'elevatore, il cucchiaio che alza la cartuccia, e questo signore praticamente va a assemblare questo meccanismo nella bascola, deve rispettare certe quote, certe misure e deve appunto fare la prova meccanica, ha tutti gli strumenti, insomma, con tolleranza al micro, esatto. Questo signore adesso sta lucidando perché una volta mandati bene appunto il meccanismo, i pezzi poi vanno presentati anche esteticamente, quindi vanno lucidati, quindi questo signore sta facendo questa operazione, se lei la guarda bene, cioè praticamente di lucidatura, di tiraspecchi, cioè di lucidatura del particolare in modo tale che sia presentabile. Adesso in questo momento sta lucidando appunto questo a fusto, quel pezzo particolare prima, ma poi lucida la bascola, cioè, tutto quello che tu chiami presentabile in realtà è un'opera d'arte, ma andiamo avanti. Ecco, qua abbiamo ancora altri pezzi, sì, l'avete capito, non è un semiautomatico normale, è una carabina, ve ne parleremo curiosoni, state calmi. Adesso andiamo a vedere come si finisce di completare il fucile. Adesso qua vede sta completando l'otturatore canna castello superiore, qui deve far camminare, vedi qui adesso sta pulendo l'otturatore perché lui, questo signore qua, ha assemblato l'otturatore nel castello, l'ha fatto scorrere. Adesso lo sta lucidando, lo sta preparando e poi ha assemblato la canna su questo castello perché deve funzionare in diverse posizioni con una certa precisione senza avere gioco, perché altrimenti se c'è gioco, oltre che dà il fastidio, il rumore, anche il fucile cerca di sbattere, quindi praticamente lui sta facendo questo lavoro qua. In questa postazione invece avviene l'assemblaggio del serbatoio sulla bascola. Quindi questo signore qui adesso deve assemblare il serbatoio sulla bascola, ha delle misure, quindi lo deve adattare. Prima lo adatta. Qui siamo in un semiautomatico a canna liscia. A canna liscia. E questo qui è il mito, perché molti ragazzi che siete in tanti che ci seguite non sapete, una delle grandi figate del Cosmi che permette di avere quelle astine così sottili è che tutti i semiautomatici hanno il serbatoio nell'astina, nella parte anteriore. Il Cosmi è l'unico ad averlo nella parte posteriore infilata nel calcio. Ed è un plus incredibile anche per quanto concerne il bilanciamento dell'arma. Esatto.
Questa adesso è la cassaforte dove sono contenuti praticamente i fucili finiti e semifiniti prima di essere consegnati ai clienti, e qui abbiamo un gioiello che è un metastrada tra tante robe, perché come linea quasi ricorda quella che poi sarà la carabina. Vi ho detto che ve la faccio vedere, state calmi. È un canna liscia, ma è un 410. Sì, questo è un 410 che abbiamo finito adesso ultimamente, dopo il trattamento termico viene assemblato e il fucile finito si presenta così. Ecco. Beh ragazzi, una roba veramente fantastica, quelle che contribuiscono a fare bellissima la vita di ogni cacciatore, una vita che auguro meravigliosa a tutti. Quindi Grazie. buona vita a tutti. Luca, vieni qua, responsabile tra gli altri di questo rilancio di questa azienda, è un piacere averlo con noi. Ribadisco, buona vita veramente a tutti.